Ciao a tutti ragazzi, bentornati con una nuova intervista qui da Milano Wargames 2024. Abbiamo un nuovo ospite e è qui a dirci cosa ci presenta adesso. Prego. Ciao, io sono Simone, faccio parte di un trio di autori che si chiama Rosso 5 Games e abbiamo portato questo gioco, Daga, Daga. ok? Daga Skirmish, è per l'appunto lo Skirmish. Sì, È un manuale, noi portiamo un manuale, quindi sì, non portiamo miniature perché sì, questo è un gioco agnostico. sì, Diciamo la particolarità è che è anche un manuale ad ambientazione multipla, quindi diciamo ci siamo concentrati nel creare dei personaggi, delle abilità, delle sì, situazioni di sì, gioco adatte a qualsiasi ambientazione uno abbia in chiaro. mente. Sì. La sfida è stata un po' quella di non fare un manuale noioso, Infatti si quindi vede graficamente, intendi anche o anche a livello regolisticamente? intendo in entrambi i sensi, nel senso che spesso quando si fa una roba universale si tende a fare una roba un po' noiosa, un po' Ok, piatta. Invece abbiamo voluto comunque dare un grosso carattere al gioco, ok, quindi è un gioco a campagna. sì, E all'interno del manuale c'è un po' quella che è, diciamo, un omaggio alla community di modellisti, ok, nel senso che ci sono tanti artisti italiani e internazionali che hanno voluto ok, contribuire alla parte visiva, sì. perché appunto il nostro scopo era mostrare la varietà di pezzi che potevano essere messi in campo con un sistema di... Certo, certo. Infatti, visto che comunque il vostro, possiamo dire, cavallo di battaglia è quello di portare un regolamento che si adatta un po' a tutto. Io ho visto dentro la grafica, dopo se riesco, do una sfogliata al manuale, la faccio vedere in overlay. La grafica all'interno si adatta a qualsiasi tipo di ambientazione, è molto figo l'impronta generica, però allo stesso tempo caratterizzante che siete riusciti a dare. Lo trovo bellissimo a livello di Grazie. grafica, anche come la copertina è bellissimo. E poi io comunque ho seguito molto il vostro crowdfunding, perché voi siete riusciti come crowdfunding, ho visto che comunque avete avuto anche un grosso supporto, parlando di modellismo, dalla community di modellismo per antonomasia, che è quella di Mordheim, che mi sembra che comunque abbia dato un grande contributo, no? Ha avuto un grande interesse poi, lo sbaglio. Sì, si nasce un po' da quella famiglia lì, diciamo, Ok, il prodotto. La community ci ha supportato, ci ha, diciamo, accompagnato un po' sì, nello sviluppo di questo lavoro, sì, anche perché abbiamo un po' raccolto le istanze anche dei giocatori, no? Che era ok, magari di certo. Un esplorare. lavoro comunitario per Sì, capire un po'. sì, magari c'erano tanti giocatori che volevano magari esplorare Mordheim, ma in un modo Sì, un po' più libero, in un certo ok, senso. Quindi è un grandissimo gioco, Mordheim, sì, pieno sì. rispetto, chiaramente. Spesso i giocatori hanno voglia di evolvere un po', no? Portare bande nuove, cose Ovviamente nuove. è fermo Mordheim, quindi Esatto, come esatto, gioco. che è un po' l'arma a doppio taglio, il bello che è fermo e quindi sai che le regole sono quelle, nessuno te le andrà a cambiare, Sì, e l'arma a doppio taglio è che è fermo eh e sì, non quindi c'è non un evolve, supporto attivo. non c'è un supporto. Certo, Poi, appunto, lato modellistico, appunto, visto che è fucina di grandi modellisti morti in sì, Italia, sì. cioè, diciamo, lo spizio di questo gioco è riuscire a portare esattamente quella miniatura che volevi Ok, in quel modo lì. Cioè, se sì, uno ha uno stendardo, sì, vuoi che sì, sia uno sì, stendardo, sì, è non un vuoi che sia un agnostico proxy, puro. Ok, vuoi che certo, ogni parte del modello sia in qualche modo rappresentabile sul campo. certo, chiaro. Ed è molto bello, quindi questo lo puoi fare a livello di regole? Lo puoi fare a livello di gameplay. Ok, Assolutamente sì. diventa molto interessante. E come fate? Cioè, allora, voglio capire, il gioco si adatta a qualsiasi tipo di ambientazione. Guardando la copertina stessa, scusami, vedrete che ci sono guerrieri fantasy, ci sono guerrieri sci-fi. Questo come avviene all'interno del manuale? Ti faccio un esempio che è un esempio che faccio spesso. Ad Sì, esempio, prendiamo una magia di qualcuno che scarica delle scariche ok, elettriche. ok, Può rappresentare un mago, sì, può rappresentare uno psionico di Warhammer certo, 40.000, può rappresentare Palpatine di Star Wars. certo, Quel tipo di cosa lì è la stessa azione, lo stesso tipo di feeling, sì, però in tre ambientazioni diverse. certo, La cosa difficile qual è? Trovare dei tratti, delle abilità che possano avere questo tipo di spettro di azione sì, molto sì, ampio. sì, sì, sì. E i tratti sono, diciamo, appunto le abilità del gioco e sono tanti, nel senso sono Ok, 100 tratti dentro ok, questo sono manuale, parecchi. quindi noi consigliamo in realtà di non leggersi tutti i tratti, ma di prendere una miniatura, scorrere i nomi E e vedere e soffermarsi. soffermarsi su quello che ti ispira. Ok, E poi, diciamo, la meccanica di tratti è un po' come quella del modellismo, cioè pian certo. piano più giochi Sì, e più impari a comporre una banda. ok, È un po' come chiaro. nel modellismo, parti da qualcosa di piccolo e Sì, poi pian piano. sì, 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 sì. Guarda, ti dico,
Mi hai molto ispirato con questo discorso perché è un discorso che faccio molto spesso anch'io, non parlando di giochi agnostici, ma parlando principalmente di wargame in generale, no? Nella eterna diatriba tra storico e fantasy, in cui puoi tirare una cannonata, è storico e figo, però il drago che fa lo stesso tipo di abilità, che è una palla di fuoco, no. Ok? Ed è quello che secondo me, cioè avete secondo me colpito esattamente l'enfasi di quello che è il wargame, cioè noi giochiamo con una serie di dati e numeri, poi però siamo noi con la nostra interpretazione sul campo a dargli forma. Cioè, Sì, sì, sì. Sì, sì, assolutamente. Per me l'aspetto modellistico è essenziale, cioè il poter rappresentare l'idea che hai in mente. certo, Questo anche nell'ambientazione, nelle campagne che vai a creare. Devi poter avere dei tool per mettere in campo sì, un'idea che hai. sì, certo, È un po', diciamo, qua un po', diciamo, accenna un po' al gioco di ruolo, in un certo senso, chiarissimo. come approccio, poi senza andare in quell'approfondimento lì, è tutto un altro tipo di gioco. No, va bene. Però ha degli elementi comunque che ricordano un po'. Ricordiamo che comunque GDR e Wargame sono cugini, si stanno allontanando piano piano in questo periodo, però quello è, e avere delle influenze nell'uno o dell'altro è sempre bello a livello di completezza del movimento. Certo. Guarda, io ti direi, hai dato un quadro chiaro di quello che è il tuo regolamento. Io ti ringrazio tantissimo, di essere venuto e speriamo che Daga possa avere un enorme successo. Io intanto lascio qua sotto tutti i link necessari ad acquistarlo perché è già in vendita, giusto? È in vendita in 2 negozi Ok? attualmente e siamo in produzione dal basso fino all'8 dicembre. Poi vedremo la distribuzione. Ok, quindi avrete tutti i link disponibili all'acquisto e comunque informazioni generali qui in descrizione. Io ti ringrazio tantissimo, Grazie. grazie mille e ci vediamo a una nuova intervista di Milano Wargames 2024. Ciao a tutti! Ciao ciao.